Perdonate la voce ragazzi, ma sono le 6:30, mi sono appena svegliato. Sono venuto in officina perché si sta un pochino meglio, perché fa un caldo che si muore. E il mio amico Vent è già acceso. Ci ha contattato questo cliente, ci ha contattato e ci ha detto: sto per prendere una moto particolare. E ho detto: cacchio, fighissimo, le moto particolari sono bellissime. Ma no, ma non è particolare tanto la moto, è che è un Dyna del 2010, unico proprietario, non utilizzato. L'hanno usato niente. Capito? Definisci niente per piacere, perché il niente può essere 20.000 km in 20 anni, quasi 20 anni di moto. Ci sta. Vi faccio vedere. Ragazzi, 1500 km. Quindi adesso direi alziamo la moto, solleviamo la moto, vi farò vedere come si cambia la cinghia sui motori dal 1450 a salire, quindi quelli che hanno cambio primaria disassati. Andiamo a cambiare le gomme perché le gomme sono vecchie e decrepite. Nel mentre ho voluto mettere anche dei comandi avanzati, quindi monteremo anche comandi avanzati. Ci ha segnalato anche che a volte si spegne. Iniziamo a togliere il carta dalla primaria, così scola tutto l'olio. Vi faccio anche vedere come si fa. Ci siamo preparati con un po' di pulitore, dovessimo macchiare il motore, visto che il motore è totalmente nuovo, cerchiamo di fare il più attenzione possibile. Quindi, primo step, andiamo ovviamente a togliere l'olio. Possiamo divertirci col trapanino, perché possiamo andare a togliere il carta della primaria. Vi faccio vedere com'è una primaria con 1500 km. Pronti? Ragazzi, tutto nuovo, non è sporco, non ha... È tutto perfetto, guarda che roba, è tutto nuovo, bellissimo. Dobbiamo dargli proprio una lavatina veloce e torniamo a posto. Il pacco frizione, la catena è tutto olio nuovo, quindi non andrei a lavarlo. Andiamo solo a lavare il carter, quindi lo togliamo, lo mettiamo in vasca, così almeno andiamo a lavarlo, ripristinarlo come si deve per poter essere maneggiato. Siamo lì, abbiamo fatto 30, facciamo 31. Andiamo subito in vasca. Pizza al tavolo 3. Per andare a togliere la ruota, ragazzi, dobbiamo per forza di cose andare a togliere lo scarico. In questo caso, che abbiamo una Vance Nice, è un tubo diretto, quindi non abbiamo la possibilità di togliere solo il terminale. Vi ho detto una cazzata, ho visto solo ora che è il collettore originale. Allora, in questo caso dobbiamo andare a togliere solo il terminale, quindi andiamo a togliere i due bulloni sotto, il bullone che lo tiene, lo asoliamo leggermente per sfilarlo, andiamo a togliere la pinza nel freno perché ci romperà solo le scatole nel rimetterla, così almeno siamo un minimo liberi. Tra l'altro, tra pochissimo, io direi togliamo la ruota. Porca merda. Togliamo la ruota, togliamo la cinghia e poi me ne vado a fare colazione, ragazzi. Quando inizio presto così la mattina, per me è d'obbligo la colazione al bar. Oh, bravissimo. Così che rimane lì e non ci dà fastidio. Lo andiamo a rimettere a posto, lo andiamo a ripulire come si deve. Attenzione a tutti gli spessori che andiamo a incontrare. Quando c'è spazio la togliamo, così la ruota esce comoda e possiamo andarla a cambiare. Quindi ragazzi siamo alla cinghia time. Magari dal microfono si sente. Scricchiola e si vede che si sta aprendo. Roberto, hai fatto bene a cambiarla, hai fatto bene a ascoltare un cretino. Allora ragazzi, in questo caso il cliente ha deciso dei comandi avanzati con però il kit di arretramento. Vuol dire, noi andiamo con i comandi avanzati ma torniamo indietro di un bel pollice. Io direi, iniziamo a calzare la cinghia, a montare la ruota e poi colazione, ragazzi. In questo caso che abbiamo le i pignone nuove, in questo caso che abbiamo il pignone... E in questo caso che il pignone nuovo e la corona nuova, perché ripeto 1500 km, andiamo a tensionare la cinghia, è il giusto. Ora è la prima regolazione che ho fatto, poi dopo il giro di prova, in modo tale che andiamo a assestare tutto, si tira tutto, la cinghia si fa centrare in automatico, è capace che andiamo poi fisicamente a vedere il suo gioco vero e proprio. L'ultima cosa che andiamo a fare è controllare a dinamo l'ammortizzatore, ma l'ho lasciato per ultimo perché dobbiamo chiudere anche a dinamo la pinza freno, ragazzi. Ok, ci siamo, abbiamo montato il paraolio, pulito il carter, ora andiamo a ripristinare, rimettere la guarnizioncina, possiamo andare a rimettere il carter che è pulito, a posto come si deve, che vada fino a pacco.
Sui bulloni che tengono il carter secondario della primaria ci sono questi gommini rossi. Questi qua sono ancora bellissimi, ma visto che abbiamo aperto e chiuso e non ho voglia poi che inizi a trasudare leggermente l'olio, vogliamo fare un lavoro come Dio comanda e ce li andati soprattutto, li andiamo a prendere e sostituire. Qua siamo in bolla, è montato, la guarnizione è ben assestata, non è pizzicata, è allineata. Possiamo chiudere il motorino d'avviamento e dobbiamo spingerlo da dietro e mettiamo le due viti che ci servono. Imbuchiamo la prima, non la stringiamo nella maniera più assoluta, la mandiamo solo a pacco e mettiamo la seconda. Molto importante, perché altrimenti il motorino, se quando andiamo a chiuderlo ruota leggermente, non è questo il caso perché c'è il centraggio, però può capitare che muove leggermente, quando vuoi mettere la seconda vite, magari non sul dyno che ci passi bene, sul softel dove hai veramente un centimetro quadrato per passare, rischi di diventare pazzo inutilmente. Quindi a posto. E qui siamo in bolla. Visto che siamo qua, rimontiamo anche la marmitta, così almeno questa parte qua è chiusa e possiamo andare oltre, possiamo chiudere davanti. Allora, punto di situazione: motorino chiuso, pinza chiusa, ruota chiusa, cinghia tirata, marmitte montate e qua siamo a posto. Ora, qua l'abbiamo chiuso, stretto, a posto, possiamo iniziare a rimpacchettare tutto quanto. Quindi dobbiamo riassemblarla in tutte le sue parti. Ovviamente la sua guarnizioncina nuova, anche se quella vecchia è perfetta, ma noi la dobbiamo per forza di cose cambiare. Rimettiamo il carter al suo posto, buttiamogli il litrozzo d'olio, così la primaria è finita e possiamo andare dall'altra parte. Andiamo a togliere questa parte qua. Ora non mi frega più, togliamo già subito la pedalina, che tanto avremmo dovuto toglierla a prescindere. Tolta! Pulitina al telaio. Diamo posizione alla barra. Ho già visto che abbiamo una vite da spostare leggermente, una fascettina, ma vediamo se prima ci stiamo. Bellissimo tra l'altro come passo. Se passa che non rompe le scatole, una hit pazzesca. Dobbiamo metterlo tutto, dobbiamo praticamente abitarlo tutto, ragazzi. Vabbè, abitiamo. Porca merda. Allora ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Finalmente è passato. Quindi sì, quarto d'ora, una sudata clamorosa. Comunque a posto. Poi pedalina. Anche i comandi avanzati dovrebbero essere più che in quadro. Ok. Andiamo a smontare le forcelle, vi faccio solo vedere che le sfilo sono identiche allo sposter, in poche parole. C'è già un video, quindi potete tranquillamente andarlo a vedere senza che perdiamo tempo, ci mangiamo minuti super preziosi. Quindi tiriamo giù, sfiliamo la ruota davanti, andiamo a cambiare la gomma a ruota davanti e andiamo a revisionare le forcelle. Togliamo la pinza freno, togliamo il parafango. Grande Pishti, grande Pishti. Pishti, pista. Pazzesco. Allora ragazzi, abbiamo rifatto le forcelle. Tra l'altro io ho mandato le foto al proprietario per farvi vedere cosa abbiamo tolto da dentro. Magari ve lo carico perché ho fatto un piccolo video. Cosa abbiamo tolto da dentro le forcelle nonostante 1500 km, ma purtroppo l'olio è invecchiato, ha cercato di evaporare, mettiamolo in questa maniera, ha lasciato sullo stelo tutto un velo, una patina di porcheria che siamo andati a togliere, pulire, lavapezzi, non lavapezzi, e stracci, non stracci, tubi e spazzole e quant'altro. Quindi le forcelle sono a posto, possiamo prendere, ricalzarle sotto, chiudiamo a dinamo e poi possiamo fisicamente montare la ruota e ci rimane solo più un piccolo lavoretto da poter fare. Piccolo lavoretto per modo di dire. Abbiamo un problema con l'iniezione, quindi dobbiamo andare a divertirci per quello che riguarda l'iniettore e la pompa. Dobbiamo fare un paio di prove per riuscire a capire se l'iniettore sta pompando come Dio comanda, nel senso se sta spruzzando bene o se mi lascia passare. Per far questo dobbiamo ovviamente smontare gli iniettori e per sicurezza, una volta che controlliamo gli iniettori, andiamo a rifare anche la pompa all'interno del serbatoio, perché la stessa porcheria che abbiamo tolto dalle forcelle è giurato che la troviamo anche nella pompa. Quindi buttiamogli un occhio. Ruota che abbiamo montato, equilibrato, messo, messa in bolla. Stessa identica cosa ragazzi, perno, quello davanti fa letteralmente schifo al cappero. Io una bella lavatina. Ma cos'è di blu qua?
Secondo me è grasso vecchio, pazzesco. No, non era grasso vecchio, non so cos'era. Anche come detto prima, non è che ne serve un quintale, e io ovviamente ne ho presi 2 quintali. Ok, qua ci siamo, la gomma è montata per il verso giusto, le forcelle sono state fatte a posto come si deve, le piastre sono chiuse, andiamo ancora a chiudere il parafengo, pinza frenos, perfetto. Dobbiamo ancora guardare il discorso dell'iniezione. Togliamo l'iniettore, guardiamo in che stato sono e vediamo di conseguenza cosa succede. Non so se riuscirò a riprendere perché è un mezzo casino la prova che devo fare. Devo collegare un tubo l'iniettore con delle fascette, riempirlo di benzina, dargli l'alimentazione, quindi è un po' un accrocchio quello che devo fare perché non ho il macchinario per testare gli iniettori, che semplicemente è una pompa che ti spara la benzina e poi hai un frequenzimetro che gli dà delle frequenze all'iniettore che simula tra virgolette l'iniettata. Sono iniettori classici, quindi posso alimentarli tranquillamente col 12 volt. Ovviamente non starò lì attaccato minuti con gli iniettori, anche se posso gestirlo, gli darò dei colpetti per capire come apre e come chiude l'inietore. Proviamo un attimino insieme cosa salta fuori e poi la ragioniamo di conseguenza. Andiamo a togliere il serbatoio. Hai la chiave lì, non rompere i coglioni. Hai la chiave qui. Hai ragione, non era la tua chiave. Scusa. E basta però, Hai la tua chiave qua, Dio. Papà. Noi dobbiamo fisicamente andare a togliere questi due. Guarda qua. Proviamo a fare sta prova e a vedere che cazzo succede. Ragazzi, mi dispiace, ma abbiamo provato a fare il video, cioè abbiamo fatto il video per gli iniettori, ma è rimasto veramente un disastro, quindi anche da montare non è assolutamente facile, non è un bel vedere. Abbiamo controllato gli iniettori, abbiamo deciso comunque di sostituirli. Non siamo andati a fare la pompa, la facciamo successivamente perché al momento la pompa sembrerebbe funzionare, quindi ci vediamo al prossimo step. L'abbiamo ritirato sul ponte per andare fisicamente a controllare che non ci fossero delle perdite, visto che abbiamo toccato la primaria e abbiamo tolto il carter, abbiamo rimesso il carter, tutto un po'. Perdite non ne abbiamo. Tensionatura della cinghia, vi faccio vedere, è assolutamente perfetta. E che dirvi ragazzi, se vi fa piacere lasciateci un piccolo commento. Abbiamo un sacco di carne al fuoco, quindi pian piano usciranno dei bei video, però se avete bisogno di qualche altro contenuto, nel limite del possibile cercheremo di accontentarvi. Se vi va lasciate un like e iscrivetevi al canale, così potete rimanere super aggiornati su quello che sono tutte le lavorazioni e magari chissà può anche fare utile a qualcuno. Quindi ragazzi, ci vediamo alla prossima.